Quante volte ci è capitato che si rompesse la parte superiore dell'infradito mentre la suola era ancora buona? A me più di una volta, e visto che buttare una suola ancora perfettamente utilizzabile mi sembrava davvero un peccato, ho pensato di trasformarle in queste bellissime ciabattine ad uncinetto. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi ti accompagno passo passo nella realizzazione di queste ciabattine ad uncinetto, secondo me super originali, con questo punto puff intrecciato che ho studiato in modo che sia super resistente, in modo che siano ciabattine davvero portabili. Lo schema è semplice, facilmente adattabile a qualsiasi taglia e nel tutorial come sempre vi spiego tutto. Questo è un 36, ma appunto modificando leggermente lo schema potete utilizzarlo per qualunque taglia. Fatemi sapere se vi piacciono regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è e rimarrà sempre gratuito. Per quanto riguarda le suole, io ho acquistato delle infradito nuove e poi vi mostro insomma come fare tutto il lavoro, ma l'idea è proprio di riciclare un paio di infradito magari usate oppure appunto che si sono rotte, oppure ancora se avete delle suole diverse di gomma a casa potete utilizzare quelle. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il Basic Cotton di Un Filo di Passione, che è un cotone 100%, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri, quindi se voi volete usare un filato diverso utilizzate un filato che abbia più o meno questo spessore, questi metri per 50 grammi di filato. E poi ho usato lo Starlight di Mondial per quanto riguarda la parte con il lurex. Per la lavorazione ad uncinetto ho utilizzato un uncinetto da 2,5 mm, mentre per fare il giro che lavoriamo intorno alla suola ho utilizzato un uncinetto da 2 mm. Se volete utilizzare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove trovate il Basic Cotton e lo Starlight in tanti colori diversi. Sono super curiosa di vedere quali saranno i vostri abbinamenti di colore. Se rifate queste ciabattine ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. La prima cosa da fare è tagliare la parte sopra dell'infradito. Possiamo tagliare con una forbice o con un taglierino. L'importante è per prima cosa che non ci facciamo male e poi non rovinare la suola. Questa parte non ci serve. Questi tappini li teniamo perché poi li dovremo rimettere al loro posto. Per il momento li togliamo e li teniamo da una parte. La parte alta della ciabattina inizierà circa all'altezza del foro o comunque a circa 4 cm dalla punta. Questo dipende anche da quanto volete che rimangano fuori le dita dei piedi. Potete regolarvi, eventualmente tenerlo un po' più indietro o un po' più avanti. Comunque io come riferimento prendo il foro qui davanti e tengo circa 4 cm. Misuriamo questa lunghezza, che nel mio caso è di circa 8 cm e mezzo, e la riga di catenelle che lavoreremo per iniziare deve essere un po' più piccola di questa lunghezza. Nel mio caso ho lavorato una lunghezza di circa 6 cm e mezzo e vi consiglio di fare altrettanto, di togliere 1,5 cm, 2 rispetto alla lunghezza totale che avete in questo punto della suola. Prepariamo un nodino iniziale
e lavoriamo un numero di catenelle dispari che ci porti ad avere la lunghezza che ci serve. Nel mio caso lavoro 15 catenelle. Una volta lavorate le catenelle dispari che ci servono, aggiungiamo una catenella e iniziando a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni catenella. Io lavoro nel filo che c'è dietro le catenelle, voi lavorate nelle catenelle come preferite. Io ho lavorato 15 catenelle e sono lunghe circa 6 cm e mezzo. In questo schema cambiamo colore ad ogni riga, quindi giriamo il lavoro e prendiamo il filo del secondo colore. Lo agganciamo con una catenella e tiriamo il filo del colore precedente per farlo sparire. Una catenella, un punto basso nel primo punto, una catenella, saltiamo un punto e nel punto successivo lavoriamo un puff. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, allungo un po' e ripeto filo sull'uncinetto, porto fuori, filo sull'uncinetto, porto fuori. Tutti i puff sono di 3 passate, quindi in totale abbiamo 7 fili sull'uncinetto. Per questo filo con il lurex, che è leggermente più sottile dell'altro, faccio 4 passate in modo che il puff venga un po' più grosso. Voi potete farlo di quante passate volete. Poi lavoriamo una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo un altro punto puff. 1, 2, 3, 4, chiudiamo, una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo un punto puff e ripetiamo così fino a 2 punti dalla fine della riga. Una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto della riga. Se avete lo stesso numero di punti che ho io, in questa riga ci sono 6 punti puff. Nella prossima riga manteniamo il numero di puff. Giriamo il lavoro, agganciamo il filo del prossimo colore e tiriamo il filo del colore precedente per farlo sparire. Una catenella, un punto basso nel primo punto, che è un punto basso, una catenella, saltiamo il primo puff e lavoriamo un puff nel punto che abbiamo saltato della riga 1. Entriamo nel punto basso e lavoriamo un puff. 1, 2, 3. Una catenella e ripetiamo un puff nel punto basso che abbiamo saltato nella riga precedente. E tutti i puff, a parte quelli col filo di lurex, li faccio di 3 passate. Una catenella e ripetiamo così per tutta la riga, lavorando un puff dopo ogni puff della riga precedente. Una catenella e abbiamo 6 puff, esattamente come nella riga precedente. In questo schema lavoriamo 2 righe mantenendo il numero di puff. Per esempio, nella prima riga di puff ci sono 6 puff e ci sono 6 puff anche nella seconda riga.
nelle prossime 2 righe aumentiamo un puff in ogni riga. Quindi quando sappiamo che nella riga successiva dovremo fare un aumento, alla fine della riga, anziché lavorare un solo punto basso nell'ultimo punto, ne lavoriamo 2. Quindi, siccome nella prossima riga vogliamo aumentare un puff, alla fine di questa riga lavoriamo 2 punti bassi nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, riagganciamo il filo bianco che abbiamo qui sotto, agganciamo il bianco e tiriamo il beige per farlo sparire, lavoriamo una catenella, un punto basso nel primo punto, una catenella e siccome vogliamo fare un aumento in questa riga, anziché lavorare il primo puff dopo il puff della riga precedente, lo lavoriamo prima e lo lavoriamo nel punto in cui abbiamo lavorato gli ultimi 2 punti bassi della riga precedente. E qui lavoriamo il primo puff. Una catenella e da qui in poi i puff li lavoriamo sempre dopo il puff della riga precedente, ma non nell'archetto formato dalla catenella della riga beige in questo caso, ma nell'archetto formato dalla catenella della riga che abbiamo lavorato con il filo di lurex. Dentro qui. E così sarà per tutte le righe. E lavoriamo sempre allo stesso modo, un puff, una catenella, dopo ogni puff della riga precedente. Una catenella e lavoriamo 2 punti bassi nell'ultimo punto, perché sappiamo che vogliamo fare un aumento anche nella riga successiva e gli aumenti che facciamo sono sempre di una ripetizione in cui lavoriamo un punto puff, una catenella, cioè vogliamo ottenere un puff in più rispetto alla riga precedente. Giriamo il lavoro, agganciamo il filo dorato, che è quello che abbiamo qui sotto, e tiriamo il filo bianco per farlo sparire. Una catenella, un punto basso nel primo punto, una catenella e siccome vogliamo lavorare un aumento non iniziamo dopo il primo puff della riga precedente ma prima, lavorando nel punto in cui abbiamo lavorato i punti bassi della riga precedente. E lavoriamo tutta la riga come abbiamo imparato. L'ultimo puff lo lavoriamo come sempre dopo l'ultimo puff della riga precedente, però in questo caso, siccome avevamo fatto l'aumento, qui sotto non c'è un puff in cui poter lavorare, ma c'è un punto basso. Se apriamo il lavoro, qui sotto c'è un punto basso libero. In questo punto basso lavoriamo l'ultimo punto puff della riga. Una catenella e un punto basso nell'ultimo punto. E ne lavoriamo solo uno perché sappiamo che nella prossima riga non vogliamo aumentare. In questo schema lavoriamo sempre questa ripetizione. Per 2 righe lavoriamo lo stesso numero di puff. Per esempio nella riga 1
dei puff c'erano 6 puff e abbiamo lavorato 6 puff anche nella riga 2 di puff, e poi per 2 righe aumentiamo 1 2 3 4 5 6 7, e nell'ultima riga ne abbiamo lavorati 1 2 3 4 5 6 7 8. Quindi nelle prossime 2 righe mantengo il numero di puff e quindi la riga termina con un solo punto basso, e andiamo avanti così. Nella prossima riga lavoriamo 8 punti puff, esattamente ripetendo quest'ultima riga che abbiamo lavorato insieme. Nella riga successiva lavoreremo ancora 8 punti puff, ma siccome sappiamo che nella riga dopo dobbiamo aumentare, alla fine della riga, anziché lavorare un solo punto basso, ne lavoriamo 2. E andiamo avanti così, aumentando, come abbiamo visto, fino a lavorare circa 14 righe. Io ho lavorato 14 righe, voi se per esempio state lavorando un numero più grande potete lavorarne 15 o 16, ma non credo che sia necessario lavorarne tante di più. E andiamo avanti cambiando colore ad ogni riga e lavorando sempre la stessa riga come abbiamo imparato. E ricordatevi questo: se nella riga non facciamo aumenti, il primo puff lo lavoriamo dopo il primo puff della riga precedente, mentre se vogliamo aumentare, il primo puff lo lavoriamo prima del primo punto puff della riga precedente. Alla fine per la mia ciabattina ho lavorato 15 righe di punti puff. L'ultima riga è una riga in cui ho lavorato un aumento e nell'ultima riga di puff ci sono 13 puff e ho ottenuto un lavoro che ha un'altezza di circa 6 cm e per me va bene così. Una volta che avete ottenuto la grandezza che volete per questo pezzo della ciabattina, che sarà più o meno grande come il mio, lavoriamo un giro di punti tutto intorno di finitura, e per questo giro di punti usate il colore che avete scelto di usare anche per agganciare questa parte alla suola. Nel mio caso voglio usare il beige, quindi dopo l'ultimo punto faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Taglio anche il filo dorato che non mi serve più. Il dritto e il rovescio del lavoro sono uguali, scegliamo in ogni caso la parte che ci piace di più e lavoriamo il prossimo giro, il giro di finitura, sul dritto che abbiamo scelto. Nel mio caso scelgo che il dritto sia questo. Il filo ce l'ho qui e quindi comincio a lavorare sul lato. Agganciamo il filo sull'ultimo punto della riga, facciamo una catenella e qui lavoriamo una riga di punti bassi, lavorando un punto dove serve. Qui non c'è una regola di quanti punti lavorare, lavoriamo in modo da creare una riga uniforme. E questo è quello che vogliamo ottenere, una riga uniforme di punti. Nel mio caso ho lavorato 16 punti bassi. Negli angoli lavoriamo sempre 2 punti nello stesso punto per formare l'angolo, e nella parte bassa dove lavoriamo sulle catenelle iniziali lavoriamo una catenella, un punto bassissimo in ogni punto, una catenella, un punto bassissimo solo nella parte delle catenelle iniziali.
Nel punto d'angolo, come prima, lavoriamo 2 punti bassi e lavoriamo una riga di punti bassi anche su questo lato, esattamente come abbiamo fatto da questa parte. Lavoriamo sempre 2 punti bassi in ogni punto d'angolo, un punto basso prima del puff e in questa riga lavoriamo 2 punti bassi dove normalmente lavoriamo i puff. 1 e 2. E lavoriamo così anche tutta questa parte del contorno. Un punto basso nell'ultimo archetto, un altro punto in questo punto d'angolo e tagliamo il filo un po' lungo. E con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile entrando nel primo punto basso che abbiamo lavorato in questo giro. Torniamo al centro dell'ultimo punto basso che abbiamo lavorato. Facciamo un nodino sul retro. E nascondiamo il filo attraverso i punti. E questo è quello che otteniamo. Ed ora ci occupiamo della suola. Prepariamo la suola facendo un puntino ogni 8-9 mm circa, uno dall'altro, con la matita e con una cosa appuntita o con un ago grosso facciamo i buchi e li facciamo stando a circa 5 mm dentro rispetto al bordo e uscendo circa a metà dell'altezza della suola. E facciamo così tutti i buchi, tutto intorno. E ripassiamo un paio di volte su tutti i buchi in modo che sia più semplice entrare poi con l'uncinetto. E lavoriamo tutto un giro di punti intorno. Per ogni foro lavoriamo 2 punti bassi. Agganciamo il filo con pazienza. Facciamo una catenella e 2 punti bassi in ogni forellino. E con pazienza facciamo tutto il contorno in questo modo. Una volta lavorato tutto il giro, chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro e riprendiamo il pezzo che abbiamo lavorato e contiamo quanti punti abbiamo sul lato. Nel mio caso ho 18 punti, contando 2 punti sull'angolo da questa parte e 2 punti sull'angolo dall'altra. Quindi 18 sono i punti che unirò alla suola da una parte e dall'altra e abbiamo capito che vogliamo iniziare più o meno all'altezza del foro. Quindi da qui
da questo punto conto 18 punti a ritroso e nel mio caso arrivo più o meno dove ho chiuso il giro. Mi sposto in avanti con un paio di punti bassissimi lavoro una catenella e 18 punti bassi, che sono quelli che devo unire. Quindi quando iniziate questo giro sulla suola, iniziatelo più o meno da dove pensate che dovrete cucire il pezzo che avete lavorato, e da qui in poi torniamo a usare l'uncinetto che abbiamo usato per tutto il lavoro, e qui lavoriamo tutti i punti che servono, nel mio caso 18 punti bassi, 17, 18, giriamo il lavoro ed ora lavoriamo una riga di punti bassissimi per unire le due parti. Il filo rimane sotto, allarghiamo un po' l'aso sull'uncinetto, entriamo nel punto da cui vogliamo partire e portiamo fuori l'asola. Ed ora entriamo nel prossimo punto sulla suola prendendo solo il mezzo punto interno, il filo interno del punto, e poi passiamo da questa parte e prendiamo solo il filo interno del punto da questa parte. Prendiamo il filo da sotto e lo portiamo fuori da tutto e passiamo al prossimo punto, al centro del punto sulla suola e al centro del punto dall'altra parte. Prendiamo il filo e lo portiamo fuori da tutto e lavoriamo così tutta una riga per unire. L'ultimo punto nella parte sopra lo prendiamo per intero, non solo il filo all'interno ma tutto il punto. Portiamo fuori e tagliamo. E questo è il risultato. Infiliamo il filo in un ago senza punta, annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Dall'altra parte lavoriamo allo stesso modo. Prima lavoriamo una riga di punti bassi e perché si vedano dritti all'esterno, anziché partire da sotto come abbiamo fatto da questa parte, partiamo dalla punta. Prendiamo come riferimento il foro, agganciamo il filo nel punto che abbiamo scelto, facciamo una catenella e iniziando dal punto successivo lavoriamo tutti i punti che dobbiamo lavorare. Nel mio caso lavoro 18 punti bassi. Annodare il filo quando l'altra parte è già cucita è un po' più complicato, quindi diamo un paio di punti intorno all'ultimo punto in modo invisibile, in modo da fissare il filo. Intanto
e poi quando il filo è saldo facciamo un nodino dietro con un po' di pazienza. Questo non credo di riuscire a farvelo vedere, ma voi fate un nodino qui sotto, così, poi fate passare il filo davanti e lo nascondete attraverso la riga di punti bassi. E una volta fatta la prima ciabattina ne facciamo un'altra esattamente identica e le nostre ciabattine sono pronte. L'ultima cosa che rimane da fare è rimettere i tappi che abbiamo tagliato dall'infradito. Io li ho tagliati con un taglierino a circa 5 mm dalla base e questi li rimettiamo al loro posto incollandoli con una colla forte come può essere l'Attack, il Bostik o qualunque il mastice, una colla che attacchi sulla gomma e che sia forte. Fatemi sapere cosa pensate di queste ciabattine. Io vi devo dire che ci ho lavorato un bel po', ma alla fine sono super soddisfatta del risultato e come sempre spero tanto che piacciono anche a voi. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. E mi raccomando, se rifate queste ciabattine, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!